Benvenuti o bentornati su Minions and Miniatures. Io sono Elia ed oggi dipingeremo insieme una delle miniature che l'azienda Spellcro mi ha inviato qualche giorno fa, ovvero il Goblin campione di Ugluktar. Senza perdere altro tempo, cominciamo subito. Ho cominciato dipingendo con il Leadbelcher tutte le parti metalliche, ovvero l'armatura, l'elmo e la spada, utilizzando la tecnica del dry brush. Nella mia immaginazione i goblin hanno la pelle piuttosto chiara, quindi per dipingerla ho mescolato una parte di Loren Forest ed una parte di Plague Brown. Assicuratevi di dipingere anche le mani ed i piccoli piedi nascosti ai lati della cotta di maglia. Ovviamente se volete ottenere un colore più scuro potete aumentare la quantità di verde oppure utilizzare solo il Loren Forest. Con il Bloody Red ho dipinto la parte interna della bocca. Come vedi avrei dovuto dipingerla prima della pelle. In questo modo avrei evitato di sporcare di rosso le labbra del Goblin. Per dipingere la pelliccia sulla schiena ho mescolato il Dwarf Skin e lo Smoky Ink in rapporto 2:1. Naturalmente ho applicato 2 strati di colore per ottenere la coprenza desiderata. Mentre per la pelliccia presente sullo scudo ho usato un mix di Cadian Flashstone e di Rackard Flash, in rapporto 1:1. Anche in questo caso ho effettuato 2 passate di colore. Con il Charred Brown ho dipinto le parti in legno dello scudo ed una delle 2 borse attaccate alla cintura del modello. Mentre con i colori Heavy Siena e Smoky Ink mescolati in rapporto 1:1 ho dipinto l'altra borsa e la cintura del modello. Con lo Scarlet Red invece ho dipinto i 2 sacchetti di cuoio. Ho dipinto con il Warplock Bronze l'elsa della spada ed alcuni dettagli sull'elmo.
Ho dipinto il teschio, i lacci sulla spada, le unghie ed i denti del Goblin con 2 strati di Ushabti Bone. Adesso arriva la parte difficile. Per dipingere il fulmine presente sulla spada ho cominciato con il colore Bloody Red. Come vedi ho dipinto solo la parte inferiore del fulmine, mentre per la parte superiore ho usato il colore Irial Yellow. Per ottenere una sfumatura omogenea tra i due colori, ho utilizzato nuovamente il Bloody Red ed alcune tonalità differenti di rosso e di giallo mescolate tra loro, diluendo molto i colori usati. Come vedi non è affatto un passaggio semplice e rapido. Devi continuare a lavorare con i vari colori fino a quando non sei soddisfatto della sfumatura ottenuta. Come detto prima, devi diluire molto il colore, ma soprattutto non devi caricare troppo il pennello, altrimenti rischierai di ottenere un pessimo risultato. Prenditi il tuo tempo, lavora con calma e non avere fretta di finire. Ok ragazzi, i colori base sono stati applicati. Passiamo come al solito alle lavature. Per le parti metalliche ho utilizzato il Cryptek Armor Shade Gloss, diluito con varie gocce d'acqua. Come vedi in questo passaggio l'ho applicato solo sui bordi della lama. Con la Tonian Camo Shade ho ombreggiato la pelle del Goblin. L'Agrax Earthshade l'ho utilizzato sulla pelliccia presente sullo scudo, sul teschio, sui lacci della spada e su tutte le altre parti marroni. La pelliccia sulla schiena invece l'ho ombreggiata con il Fuegan Orange. Sulla parte centrale della spada, vicino al fulmine, ho utilizzato il Casandora Yellow. Una volta asciutte le lavature, ho lumeggiato tutte le parti metalliche con il LED Belcher e successivamente con l'Iron Breaker.
Anche in questo caso, come vedi, ho dipinto solo i bordi della spada. Sulla pelle ho applicato nuovamente lo stesso mix di colori usato inizialmente. Successivamente ho aggiunto una goccia di Plague Brown e ho cominciato a mettere in evidenza alcune parti del volto, delle mani e dei piedi del Goblin. Ho continuato a lumeggiare le medesime parti aggiungendo anche una goccia di Escorpigna Green. Infine ho aggiunto una goccia di Iriel Yellow ed ho messo maggiormente in evidenza la punta delle orecchie, gli zigomi e le labbra del Goblin. Il pellicciotto sulla schiena l'ho ridipinto utilizzando nuovamente un mix di Dwarf Skin e Smoky Ink. Come vedi in questo passaggio ho utilizzato la pancia del pennello anziché la sua punta, in modo da dipingere più facilmente solo le parti in rilievo. Ho ridipinto le medesime parti aggiungendo anche una goccia di Bronze Flashstone. Infine con il mugnello ho terminato di lumeggiare il pellicciotto.
Allo stesso modo ho ridipinto anche la pelliccia presente sullo scudo, utilizzando inizialmente un mix di Cadian Flashstone e Rackhart Flash e successivamente aggiungendo anche una goccia di Ushabti Bone. Come vedi, con questo colore ho ridipinto anche i lacci sulla spada, i denti e le unghie del Goblin. Ho ridipinto le parti in cuoio usando il Beastie Brown. Dato che non mi piaceva affatto come stava venendo il teschio, ho deciso di ridipingerlo con un mix di Leather Brown e Ushabti Bone. Successivamente ho lumeggiato alcune parti del teschio aggiungendo una goccia di Ushabti Bone. Con il Charred Brown ed il Leather Brown mescolati in rapporto 2:1 ho ombreggiato le cavità oculari ed alcune parti incavate del teschio. Con questa miscela ho messo in evidenza anche tutte le parti in cuoio. Infine, usando solamente il colore Ushabti Bone, ho messo maggiormente in evidenza le parti più in rilievo del teschio. Come ultimo passaggio, mescolando il Bloody Red e l'Iriel Yellow, ho ridipinto alcune parti dei sacchetti in cuoio. Eccoci nuovamente qui ragazzi, abbiamo terminato di dipingere anche questa miniatura. Devo dire che sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto di come è stato dipinto il fulmine presente sulla spada. È la prima volta infatti che riesco a ottenere una sfumatura così omogenea tra due colori. Ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato ottenuto e se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare anche un like. In questo modo mi aiuterete a far crescere sempre di più il canale.
Io ringrazio tantissimo l'azienda Spelcro per avermi inviato questo bellissimo modello da dipingere e naturalmente ringrazio anche voi per essere stati con me fino a questo punto. Vi auguro un buon inizio di settimana e noi come al solito ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. A presto ragazzi!